Buongiorno, eccoci qui con un'altra chiacchierata. Oggi allacciamo un po' le cinture perché facciamo un bel viaggio. Qui tra l'altro cominciate a intravedere qualcosa, ma soprattutto, vedete, questo mucchio di libri qui è dedicato al video di oggi. Proprio tutto questo mucchio. Quindi per questo dico allacciamo un po' le cinture perché insomma il viaggio sarà molto interessante e molto affascinante, anche se non vi nascondo che a vedere anche questo mucchio di libri mi viene in mente un verso dell'infinito di Giacomo Leopardi quando dice ove per poco il cor non si spaura, perché in realtà, insomma, tra il preparare tutto questo, il ricordare dove ho letto certe cose, poi fare delle citazioni a memoria, devo dire che corro inevitabilmente il rischio ogni tanto di fare magari qualche errore, qualche svista, eccetera, ma insomma mi perdonerete. D'altra parte sono in buona compagnia perché penso al professor Menachem Cohen dell'Università di Tel Aviv, che ha dedicato 30 anni della sua carriera universitaria a reperire e correggere gli errori che gli autori ebrei hanno commesso nello scrivere la Bibbia. Ne ha trovati tra 1500 e 2000, quindi diciamo che se hanno sbagliato loro, autori ebrei, nello scrivere in ebraico, figuriamoci se non posso commettere qualche errore io, e quindi magari me lo, diciamo amichevolmente, me lo perdonerete. Tra l'altro voglio approfittare anche per fare un'altra cosa. Questo canale che è stato aperto durante il primo lockdown del 2020, poi ci abbiamo in realtà lavorato a partire insomma in sostanza dall'estate, adesso siamo alla fine dell'anno e ha superato abbondantemente i 3 milioni di visualizzazioni. E quindi io veramente, questo è un altro motivo per dire ove per poco il cor non si spaura, perché insomma questo mi carica di responsabilità, ma devo dire una responsabilità piacevole, perché come sapete io condivido le mie curiosità, condivido i miei dubbi, condivido i miei ragionamenti e quindi assieme in amicizia ci mettiamo a riflettere sulle cose che leggiamo, ed è per questo insomma che sono questa volta in modo particolare circondato da questa montagna di libri. E quindi adesso partiamo con questo viaggio che ci porterà lungo una traiettoria all'interno della quale troveremo un sacco di cose curiose, cose di cui anche non ho mai parlato, e le andremo a esaminare nel particolare, perché è proprio così facendo che ancora una volta riusciamo a capire che, o comunque possiamo ipotizzare che, se facciamo finta che gli autori antichi, quando dicevano una cosa, volessero dire quella e volessero trasmettere, soprattutto per loro stessi, la memoria di fatti realmente accaduti, bene, se facciamo finta, quindi se utilizziamo questo metodo, riusciamo forse a capire un sacco di cose che riguardano non solo il passato, ma anche il presente. E quindi adesso, come si usa dire, andiamo ad iniziare. Andiamo a iniziare facendo un viaggio che ci porta molto lontano nel tempo e nello spazio. Però è un viaggio che ci consentirà di avere una visione di insieme, di un periodo del tempo, descritto nella Bibbia ma anche nei testi apocrifi, nei quali nel periodo del tempo nel quale, non vi nascondo, pagherei per poter tornare indietro e essere lì a viverlo, perché in questo periodo sono successe delle cose di un fascino incredibile, delle cose che sono tanto più affascinanti quanto più noi facciamo finta che sia vero ciò che ci hanno scritto e che adesso andremo a leggere, anche scendendo nei particolari, perché spesso tutto questo viene narrato così sotto il velo dell'allegoria, del simbolo, del mito, viene giudicato appunto quasi come se fosse una favola che contiene sì qualche elemento di verità, ma insomma che ha soprattutto invenzione. Ecco, invece, se noi facciamo, come adesso faremo, uno sguardo d'insieme su tutto questo, beh, ci accorgeremo che forse la realtà va ben oltre la fantasia di quelli che ci hanno costruito sopra. Allora,
fatto questo disegno, questa rappresentazione grafica, perché per mettere assieme i primi patriarchi adamiti, io vi ho già parlato della lunga vita di questi patriarchi, quindi su quel tema specifico non torno perché già ne ho spiegato i motivi, però ci sono una serie di curiosità che invece vale la pena di sottolineare, e vedete tra l'altro che alcune cose le ho scritte in rosso perché sono elementi particolari. Quindi si parte da Adamo, qui ovviamente ci sarebbe anche Caino, ma per quanto riguarda Caino, scusate la scrittura, per quanto riguarda Caino direi varrà la pena forse di dedicare poi un video in modo specifico. Vi leggo soltanto un paio di curiosità, una derivante dalla Bibbia, l'altra derivante dalla esegesi ebraica. Sapete che Caino, dopo aver ucciso Abele, viene allontanato da questo clan tribale e lui dice una cosa curiosa, siamo in Genesi 4:13, dove Caino dice: io sarò ramingo e fuggiasco per la terra e chiunque mi troverà mi ucciderà. Ora, se c'erano Caino e Abele, Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abele era già morto, ci si chiede chi è questo qualcuno che potrebbe uccidere Caino, e il Signore dice che insomma mette un segno sul volto di Caino, poi ci sarà modo di parlarne in futuro, in modo che in realtà nessuno lo uccida. Ma chi è questo nessuno? Beh, secondo quella che è l'ipotesi ovviamente che deriva dal fatto che gli Adamiti sono un gruppo etnico speciale fatto con l'ingegneria genetica e con la clonazione, di cui abbiamo già parlato, è chiaro che Caino, quando esce e viene allontanato, si trova in mezzo, diciamo, a delle genti che non hanno le stesse caratteristiche degli Adamiti e quindi sono un po' dei barbari, e quindi Caino ha il timore di essere ovviamente ucciso da questi. Chi non vuole, non può accettare questa ipotesi, dice che in realtà Caino ha paura di essere ucciso dai suoi stessi familiari, cioè nel senso che Adamo ed Eva hanno avuto altri figli e altre figlie e lui ha paura di essere ucciso da questi. È un po' strano pensare questo, non tanto per quanto riguarda i familiari, perché familiari sicuramente altri c'erano, basta pensare a ciò che scrive il più importante esegeta ebreo, Rashi, il quale dice che sulla base insomma del modo in cui è formulata sia la nascita di Caino che la nascita di Abele, Rashi dice che con Caino nacque una sorella gemella e con Abele ne nacquero due. Tra l'altro questi parti gemelli erano tipici ne ho parlato spesso nei libri, erano tipici di quando gli Elohim intervenivano per far partorire le persone, quindi per far concepire e far partorire, quindi diciamo che con questa procreazione assistita i parti gemellari erano molto frequenti e quindi anche questo ci sta perfettamente all'interno dell'ipotesi. È chiaro però che se il Signore mette un segno sulla faccia di Caino, diventa difficile pensare che l'abbia messo perché le sue sorelle gemelle lo riconoscessero, perché ovviamente lo conoscevano, essendo nate con lui, era chiaro che lo conoscevano e quindi non sarebbero state certamente loro ad ucciderlo, meno che mai poteva aver timore di essere ucciso dalle fiere, perché se anche Dio avesse messo un segno sul volto di Caino, beh, le fiere certo non avrebbero riconosciuto quel segno dicendo beh no, quello non ce lo mangiamo perché ha quel segno particolare. Ma ripeto, queste sono soltanto un paio di curiosità che ho voluto inserirvi così, tanto per capire come la storia, quando ci viene nel modo in cui ci viene raccontata, in realtà è meno logica di quanto appare se viene letta in un modo leggermente diverso. Però per adesso lasciamo Caino e seguiamo la genealogia degli Adamiti, quella ufficiale. Ovviamente la Bibbia tende a segnalare sempre il nome del primogenito di ciascuno, però ogni volta che segnala il nome del primogenito e dice, per esempio, dopo che Adamo all'età di 130 anni
ebbe Set, dice, e poi fece altri figli e altre figlie. Così vale per Set dopo aver avuto Enosh, così vale per Enosh dopo aver avuto Kenan e così via. Quindi questa genealogia di Adamiti in realtà non è fatta da una successione di personaggi semplicemente che vanno aggiunti l'uno all'altro in termini di conteggio di età, ma sono personaggi che, data la loro lunga vita, erano in realtà tutti coevi, così come erano coevi a loro tutto quell'insieme di figli e figlie che ciascuno di questi facevano. Quindi qui dobbiamo immaginare una popolazione di Adamiti fatta da centinaia, se non addirittura da migliaia di persone, perché ciascuno di questi faceva figli e figlie e ovviamente ciascuno di quei figli e di quelle figlie a loro volta si riproduceva e quindi questa era una popolazione che stava diventando sempre più numerosa. Ho segnato qui in Set Genesi 5:13 perché per la nascita di Set si usa un'espressione particolare. Set è il, diciamo così, terzo figlio, no? Caino, Abele, Caino uccide Abele, Caino viene allontanato e Adamo ed Eva hanno questo terzo figlio. E quando nasce questo terzo figlio, quando Dio creò Adamo lo fece a somiglianza di Dio. In ebraico sappiamo c'è il termine Elohim. Maschio e femmina li creò, cioè Adamo ed Eva, li benedisse e li chiamò uomo quando furono creati, cioè Adam. Quando Adamo ebbe 130 anni, generò un figlio a sua immagine e somiglianza, cioè per Set e solo per Set viene utilizzata la stessa espressione che è stata utilizzata per la fabbricazione di Adamo ed Eva, cioè a immagine e somiglianza, il che vuol dire, o almeno diciamo così, il che ci induce a pensare, ci autorizza a pensare, che sia anche Set sia stato prodotto con un intervento particolare. Perché tutti i figli nascono formalmente a immagine e somiglianza dei due o almeno di uno dei due genitori. Qui, esattamente come per Adamo, si è sentito il bisogno di dire che è stato fatto a sua immagine e somiglianza. Quando ho parlato nei video della fabbricazione di Adamo, ho spiegato da che cosa deriva questa formulazione, cioè che è stato fatto con lo Tselem degli Elohim, quindi con un intervento di ingegneria genetica, e anche qui possiamo pensare che la stessa cosa sia avvenuta. E quindi c'è forse una continuità di intervento, il che non ci stupirebbe assolutamente. Quando Set ebbe, e poi Adamo, dopo i 130 anni, generò altri figli e figlie e visse 930 anni. E qui già guardando questo semplicissimo grafico, vedete che Adamo è coevo a Set, a Enosh, a Kenan, a Malaled, a Yared, poi c'è il discorso di Enoch che faremo parte, coevo a Matusalemme e a Lamech, cioè al padre di Noè. Quindi vuol dire che Adamo è morto in sostanza poco prima che nascesse Noè. Starei per dire poco prima che venisse fabbricato Noè, poi ne parliamo. Quindi questo è interessante, queste età non vanno aggiunte, ma queste età vanno sovrapposte. E quindi questa è una lunga genealogia di persone che si conoscevano, anche perché vivevano probabilmente, diciamo, quantomeno nello stesso territorio. Set, quando ebbe 105 anni, generò Enosh. E che cosa succede al tempo di Enosh? L'ho segnato così lo potete andare a vedere, in Genesi 4:26 si fa un'affermazione molto interessante. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enosh, allora si cominciò ad invocare il nome di Yahweh.
Cosa vuol dire? Il nome di Yahweh si comincia ad evocare al tempo di Enosh. Questo ovviamente ci induce a pensare che al tempo di Set, al tempo di Caino, Abele e all'inizio, al tempo di Adamo ed Eva, non si invocava Yahweh. Quindi quando si parla degli Elohim che hanno fabbricato gli Adamiti, che sono intervenuti nella prima fase, cioè quegli Elohim che governavano nel cosiddetto Gan Eden, il nome di Yahweh non veniva invocato, compare dopo. Ora, se noi leggiamo attentamente la Bibbia, possiamo anche capire perché. In questo momento, cioè in questa fase del racconto, non c'era ancora evidentemente bisogno dell'intervento diretto degli Elohim guerrieri, degli Elohim militari. Sappiamo che Yahweh viene definito Ish Milchama, cioè uomo di guerra. Qui lavoravano gli Elohim che producevano nel Gan Eden il cibo, sia vegetale che animale, sperimentavano il cibo e seguivano in modo particolare questo nuovo gruppo etnico che loro si erano fabbricati perché lavorasse per loro. Quindi in effetti l'intervento di un Elohim con le caratteristiche di Yahweh non sarebbe neppure stato giustificato. Tant'è che arriva molto dopo. Quindi vedete, Adamo genera Set quando ha 130 anni, Set genera Enosh quando ne ha 105, vuol dire che almeno per 235 anni Yahweh, diciamo, non dico che non sia conosciuto, di sicuro non viene chiamato, di sicuro non viene invocato, di sicuro non partecipa alle operazioni che si conducevano in quel territorio, e quindi questo già di nuovo ci dà l'idea di come questo Yahweh in realtà sia uno dei tanti Elohim ai quali è stato affidato un certo popolo, come già abbiamo detto, cioè in particolare la famiglia di Giacobbe. Quindi abbiamo un Set che è generato forse con l'ingegneria genetica. Abbiamo Caino e Abele che nascono con dei parti anche loro gemellari, tipici della procreazione assistita. Enosh genera a 90 anni, genera Kenan a 70 anni genera Malaleel, che a 65 anni genera Yared. Quando all'inizio, tanti anni fa, io traducevo la Bibbia, siccome sapevo che nei nomi molto spesso viene fissato un evento importante. Ora la radice da cui deriva il nome Yared, la radice verbale, significa discendere. E quindi io dall'inizio ho sempre avuto l'idea che in effetti in quel nome sia stato fissato il ricordo di una grande discesa o quantomeno di una discesa importante. Anche perché poi Yared ha Enoch, il quale, e poi lo vedremo, viaggiava con gli Elohim, e vedremo come viaggiava. Ma per adesso ci fermiamo un attimo su Yared, perché c'è questo discorso della discesa importante. Ora purtroppo la Bibbia non ci dà conto diretto di quella discesa importante. La Bibbia nella Genesi ci racconta del fatto che a un certo punto i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano tovot, cioè erano appetibili, erano adatte a, e ne presero quante ne vollero. E se le presero come compagne, se le presero come mogli. Però la Bibbia non ci dice esattamente quando questo avvenne, ci fa capire semplicemente che avvenne prima di Noè, perché poi col discorso del diluvio e quindi con il salvataggio di un'unica famiglia, gli Elohim tendono a riportare ordine in questa situazione che era diventata molto confusa e inaccettabile proprio a seguito anche di queste commistioni. Bene, al tempo di Yared viene in mente, lo dice il nome, che ci sia stata una grande discesa. E dove troviamo la descrizione della grande discesa? La troviamo negli apocrifi dell'Antico Testamento, in particolare nel libro dei Vigilanti. Là dove si parla dei
dico famosi perché sicuramente la maggior parte di voi conoscono il racconto dei 200 angeli ribelli che scendono sulla terra e si pigliano delle donne adamite, se le pigliano come compagne e insegnano loro tutta una serie di cose che in realtà non avrebbero dovuto insegnare, perché quelle conoscenze dovevano rimanere di pertinenza degli Elohim. Allora, sentiamo che cosa dice il libro dei vigilanti. E accadde che aumentarono i figli degli Adamiti, che in quei tempi nacquero, e ad essi nacquero delle ragazze belle di aspetto. Quindi qui vi ho detto figlie, 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 figli, quindi qui siamo a centinaia, migliaia. E questi figli del cielo le videro, se ne innamorarono e dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli Adamiti e generiamoci dei figli. E disse loro Semiasa, che era il capo: io temo che può darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò il fio di questo grande peccato. Cioè il capo dice: va bene, adesso ne stiamo parlando, poi però, siccome questa cosa non deve avvenire, quando i grandi capi se ne accorgono, va a finire che io sono l'unico che paga. E loro dicono no, e tutti gli risposero, gli dissero: giuriamo tutti noi e ci impegniamo che non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere. Quindi fanno un patto. Ma la cosa interessante viene qui. Allora tutti insieme giurarono e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente, ed erano in tutto 200. E scesero in Ardis, sulla vetta del monte Armon, e lo chiamarono monte Armon perché su esso avevano giurato. Bene, e scesero in Ardis. Sapete che cosa dicono le note a partire dagli studi del Sincello, cioè studioso bizantino dell'VIII-IX secolo d.C., che la lettura scesero in Ardis è sbagliata. E quindi a partire dal Sincello e poi autori, parte come il curatore di questa pubblicazione della UTET, e poi gli autori come Charles, Martin, Milik, Knibb, eccetera, dicono che la lettura in Ardis è errata, perché come si evince bene dall'aramaico e poi anche sulla base del greco, invece di leggere e scesero in Ardis, bisogna leggere e scesero al tempo di Yared. Ecco la discesa. Quella discesa che mi era venuta in mente quando tanti anni fa, leggendo Yared, come appunto nome nel quale era stato fissato un evento importante, qui nella nota viene definito e viene spiegato. Dice che questi scesero al tempo di Yared, cioè al tempo di Yared i figli degli Elohim, cioè i figli, per chi pensa che Elohim sia Dio, i figli del Dio unico, scesero, e tra le centinaia di femmine adamite scelsero per loro quante ne vollero. E anche qui interviene di nuovo Rashi, il quale dice nel suo commento alla Genesi, dice: il termine belle è scritto così per significare che quando le figlie degli Adamiti facevano bella una donna adornandola perché entrasse nel baldacchino nuziale, un potente entrava e la possedeva per primo. Avete presente lo ius prime noctis, di cui si parla ancora ai tempi del Medioevo, quando il signorotto di turno si arrogava il diritto, soprattutto se la mogliettina fresca era bella, di giacere con lei nella prima notte di matrimonio? Bene, qui se ne parla già come di un uso praticato qui, praticato in questo periodo. Ma attenzione, un potente entrava e la possedeva per primo, cioè quindi uno degli Elohim, uno dei figli di Dio, pensate un po', figli di Dio, sappiamo benissimo che Elohim non era Dio, entrava e possedeva.
Ma poi però se le prendevano anche spesso, perché se le prendevano come mogli, se le prendevano come compagni. E sentite ancora che cosa dice Rashi. Persino donne sposate. E poi fa un'altra affermazione che lascia veramente perplessi. Persino donne sposate, maschi e animali. È dura, eh? Cioè prendevano di tutto. Viene a dire non andavano per il sottile. Siccome per figli degli Elohim spesso si dice, ma si intendevano gli angeli, cioè i malachim, e quando si dice maschi è un po' come parlare del sesso degli angeli, beh, devo dire che il sesso degli angeli era molto attivo, perché non solo utilizzavano lo ius prime noctis, ma poi si prendevano donne sposate e poi si prendevano anche maschi e animali. E tutto questo avveniva in questo periodo durante il quale c'è stata questa discesa importante. E veramente immaginiamocelo questo periodo come popolato da centinaia di persone, perché noi normalmente siamo condizionati sia direttamente che indirettamente da questi semplici nomi e pensiamo, vabbè, c'è lui, c'è lui, c'è lui. No, sono centinaia. I figli degli Elohim scendono e fanno ciò che vogliono perché sono dei potenti. E poi succede che, scusate qui in mezzo a questo mucchio di libri veramente il cuore per poco si spaura, e poi Yared ha questo figlio che si chiama Enoch e vedete che Enoch ha una particolarità rispetto agli altri. A 365 anni se ne va. Mentre per tutti gli altri abbiamo l'età della morte, quindi 930, 12, 5, 10, 895, 777, 950 per Noè, a 365 anni Enoch se ne va e non muore. Enoch è tra i non morti, esattamente come Elia, esattamente come Mosè, già ve l'ho detto in un altro video dove appunto Giuseppe Flavio ci parla della dipartita di Mosè, ma questo è tra i non morti, perché Enoch aveva delle caratteristiche molto molto particolari. Però siccome dalla regia mi fanno segno che insomma stiamo superando un certo tempo e io ho ancora un sacco di cose da dirvi, perché vedete, mica finisce qui, sapete, questa storia poi adesso prosegue con questo, però sta diventando in effetti troppo lunga e non è mai bene parlare per troppo tempo, soprattutto nel momento in cui ci si giostra con documentazione che è importante da seguire con calma. Io farei questo, per adesso vi saluto e riprendiamo tutto rapidissimamente nel prossimo video. Ciao, grazie, alla prossima.